Aspetta. Sì. Ciao Monica, siamo qua con Melissa. Ciao. Iniziamo la sua prima sessione e il suo viaggio personale. 5, 4, 3, 2, 1. Melissa mi mostra che ha messo la colla al portone di casa sua, in modo tale che non possa entrare persone o entità che possano farle del male. Però in questo modo lei è come incastrata e bloccata all'interno, e tanto più che non si rende conto che alcune cose penetrano comunque, no? All'interno, Mhm. a prescindere dal fatto che il portone sia incollato. Lei non esce però. No, Ti dà l'autorizzazione, Melissa? è un po' smarrita, ha questa espressione un po' incredula, gli occhi sbarrati, e dice di sì con qualche incertezza, Mm. ma non perché non voglia, ok? Ma perché stanno emergendo per lei cose nuove, inconsuete. Mm. Chiamiamo subito la mamma. Viene quasi marciando, un passo molto sicuro, un temperamento un po' forte. È felice della sessione della figlia? Allora, felice magari non è un aggettivo che userei in questo momento per questa donna. Non so perché non mi viene parlare di felicità su di lei, Mm. però ritiene che sia una cosa giusta, appropriata, questo sì. Vediamo la vibrazione di Melissa. Mm. 1,2 miliardi, La consapevolezza, 122, l'anima, 38, le vite, 2157, il cervello, 8, la suscettibilità ipnotica, 23, quanto è nella 3D 75, e la sua voglia di capire come stanno le cose che abbiamo chiamato vivacità animica. 50. Ok, dobbiamo essere sempre onesti, i valori sono bassi. Nome del progetto di Melissa. Allora, a me viene pace in terra agli uomini di buona volontà, Mm. come se ci fosse un tentativo di appiattimento, di obbedienza e di sottomissione, mm? Di anche rassegnazione, Mm. di non ribellione, di stare nella sofferenza, nel dolore, nel sacrificio di sé a beneficio degli altri. Entità eteriche. C'è un leone molto magro, affamato, arrabbiato, quindi ferocissimo. Poi c'è un grandissimo uovo di dinosauro, che è un po' anche una sorpresa perché non si sa se davvero uscirà un dinosauro, che tipo di dinosauro.
È un dino sorpresa. Sì. E poi ehm, ci sono del secondo universo un rinoceronte con il suo corno scintillante, che è come se generasse un'illusione rispetto a ciò che si vede con il terzo occhio. Poi c'è un pagliaccio ehm, che fa riferimento fondamentalmente alla sua infanzia ferita, perché lei è prima di tutto una bambina ferita, molto legata tra l'altro ai bambini, proprio anche perché lei non si è sentita di poter essere davvero bambina amata. Poi ci sono due uomini del tempo che creano dei giochi strani, nel senso che a volte accelerano il suo tempo, a volte lo decelerano. Il risultato è che ci sono dei tagli strani e delle strane confusioni nello scorrere del suo tempo e anche dei mancati accordi con le persone, quindi ritardi, anticipi, cose del genere, spesso dei fraintendimenti del tempo. Problematiche varie con il tempo. Poi ci sono degli esseri di luce angelici. Io per esempio vedo Metatron, Michael, Gabriel. Melissa, cerca Metatron, c'è una sessione. Metatron, cercala e guardala, che è interessante. Gabriel, Peter Gabriel. No. Così. Beh, Bene, diciamo... e Mm? sì, Dimmi. 3DL. Allora, diciamo, gli esseri di luce in questo caso sono entità angeliche e poi i soliti EDL che solitamente sono i servi delle entità mentali. Prima di andare alle entità mentali, ridicolizziamo con un po' di nomi per farci una risata tutte queste entità brutte, cattive, eteriche. Il leone è un gattino, il dinosauro è Dino Sorpresa perché c'è l'uovo, il rinoceronte non mi viene in mente niente di buffo, il pagliaccio Sava Sandira e i due uomini del tempo sono Flick e Flock. Cosa fanno davanti a questa azione? È come se mettessero una specie di linea di demarcazione e mettono questi appellativi che tu hai dato a sinistra. Invece mettono a destra tutto quello che è il mondo di Melissa e le credenze di Melissa e loro si sentono tranquilli e rilassati perché sanno che con Melissa hanno gioco facile e non vengono smascherati ma temuti. Mm. Però Melissa cosa fa davanti a questo mio agire? È un po' timida, vorrebbe provare a spostare nella sua colonna alcuni appellativi che tu hai dato. Quindi, partendo da Flick e Flock, vorrebbe spostarli nella sua colonna, farli suoi, appropriarsi di questa disinvoltura che hai tu nell'approcciarsi all'entità. Però che cosa succede? Che quando lei sposta, l'uomo del tempo subito gliela toglie da lì, dalle mani, gliela sfila dalle mani e la rimette a te. Perché comunque da parte di Melissa c'è timore, va proprio così molto delicatamente spaventata. Entità mentali. Allora, la prima si chiama spazzatura non smaltibile, come se ci fossero una serie di persone che ruotano intorno a Melissa, che hanno proprio una loro sporcizia interiore, chiamiamola così, comunque una loro complessità, delle loro forti problematiche. Che cosa fanno loro? La scaricano a Melissa, proprio come se fosse una specie di bidoncino quasi radioattivo. mm? Lo portano da lei
affinché sia lei a occuparsi dello smaltimento. Mm. Però lei in primis si ritrova con la propria personale spazzatura più la spazzatura di altri e non Livello? sa più come fare. 6, 7. Mm. E c'è pane nemico, un qualcosa che dovrebbe essere naturalmente sano, genuino, Pane, scusami? ehm, Anemico? nemico, Pane nemico. nemico. Ah, ok. Dovrebbe essere naturalmente sano, nutriente, genuino, in realtà risulta essere suo nemico, risulta essere contro di lei. E così quindi tutti quei rapporti che naturalmente dovrebbero essere benevoli, come il rapporto con la madre, con il padre, con il compagno che ti sta accanto, dovrebbero darti amore, lei ricava da questi disamore. Mm. Livello? Questo 8. Però. Sì, perché lei vive nel disamore, aspettandosi amore. L'ultima si chiama o fermata sbagliata. Lei sembra essere su un autobus, scende alla fermata, ma è quella sbagliata. E prima di arrivare alla meta dove doveva arrivare, deve fare tantissimi chilometri e non passa più nessun altro autobus e magari c'è anche un maltempo, piove, fa freddo. Quindi di fatto in tutto questo tragitto lei poi cosa fa? Arriva in ritardo, infreddolita, ha sofferto molto, quando semplicemente doveva scendere invece alla fermata giusta. Livello? 5-6. Impianti. Benché lei ritenga di non essere credente religiosa, in verità lei assorbe tutti quelli che sono gli obiettivi della religione e infatti lei è crocifissa in eterico. Sembra proprio messa in croce, quindi immobilizzata, mani e piedi. In testa ha una corona di chiodi e i chiodi sono infilati anche nella zona dell'addome. Questi sono i suoi impianti eterici. Mhm. Ok, Melissa è molto preoccupata da questa analisi. Perché mai? Perché mai? Il gioco è questo. Cioè lei deve comprendere che noi siamo venuti qua, abbiamo scelto come anime di fare un gioco che è apparentemente spietato per comprendere che tutto questo è un inganno, è una falsità e ritornare a riconoscere la nostra natura. Lei l'anima ce l'ha e gli attributi della sua anima, come di tutte le anime, sono verità, semplicità, amore, luce. La sua anima si chiama luce. Lei non deve temere questo. Lei deve solo portare la sua anima, quindi luce, in tutto questo buio, in tutte queste bugie. Come si chiama lo spirito? Si chiama Sol, che è la musica. La musica può avere delle frequenze, delle vibrazioni potentissime. La musica è utilizzata anche come terapia per guarire anche delle malattie molto serie. Lei non si deve assolutamente preoccupare. Quando diciamo che questo è un gioco, tutti storcono il naso perché nessuno vuole giocare, vogliono tutti stare bene, che è come biasimarli. Tu vuoi stare male, Monica? Eh no, Quindi quando si presenta una difficoltà, che succede? quando si presenta una difficoltà, succede E fai? che dobbiamo ricordare che stiamo dentro un gioco. Adesso proviamo a spiegarlo, no? A Melissa, che gioco è? Questo è un gioco in cui noi nasciamo totalmente al buio.
Siamo imprigionati in una serie di divieti, di obblighi, siamo imprigionati nel disamore, siamo imprigionati nella bassa stima di noi stessi, ehm, in una prigione siamo. Questo è il gioco. Il gioco è quindi vedere che tutto questo è falsità, liberarci da questa prigione fittizia e ritornare alla nostra essenza, che è fatta di verità, di bellezza, di amore, di colore. Però è ovvio che questo non è una cosa immediata, è un processo, per cui le difficoltà sono normali e ogni difficoltà serve per riconnetterci a chi siamo davvero. Bene, cinema, Monica. Le due donne che separatamente l'hanno accompagnata in vari percorsi energetici, la sciamana, ex sciamana e quella legata ai siriani. Allora, vedo più in buona fede e ehm, umana, diciamo così, ok? Con un atteggiamento più partecipe e umano, la sciamana. L'altra invece non è interessata ad entrare nel cinema. Mm. Mhm. Invece la sciamana è come se in un certo senso, non so come dirti, lei crede veramente in quello che fa, ok? Non, mm, non lo fa, per esempio, per spillare i soldi, cose del genere. Cioè lei ci crede veramente anche su se stessa e vorrebbe veramente creare un percorso evolutivo per le persone. Mm? La sciamana lavora da sola o si rifà delle entità? No, lei appunto si rifà a delle entità anche molto belle esteticamente, alcune, però per lei queste sono delle alleanze evolutive, positive, costruttive. Mm? Sono Non ha delle, compreso mm, che non è così. sono delle entità gran fighe, insomma. Mm. Sì. Come son fatte? Sono sempre bionde, occhi azzurri, capelli lunghi, cose così? Ma alcuni sono invece molto scuri di pelle, però comunque con un fisico atletico, ehm, si muovono in grande armonia, almeno così si manifestano. Mm? Poi sono in grado di prendere varie forme. Mm? E Quanti altre sono? invece sono come dici tu. Una decina, così? Ehm, 5? no, no, sono tante, perché proprio lei Ah, si vede che è in connessione con questa federazione galattica, per cui in verità sono proprio tante. questa Poi aspetta, principalmente, come dici tu, una decina. è la sciamana o l'altra? Perché se non ho capito male è l'altra, quella con la Confederazione Galattica, giusto? Ma a me risulta che anche lei ha delle entità di connessione. Vale. Allora, mettiamole tutte insieme. Tutte in fila, quelle di una e dell'altra, di entità buone della Confederazione Galattica, Federazione Galattica. Tutte in fila, tutte con fronte noi, fanno un passo in avanti quelle che hanno un'anima. Ma allora dunque, alcuni disincarnati connessi dalla sciamana, sì, hanno un'anima, però di Mm? queste che hai citato tu no. Nessuno. No. Quindi si apre una porticina e se ne vanno perché a me, sinceramente, di avere a che fare con gente senza anima, di avere a che fare con cartonati artificiali, non mi interessa. Porticina, ta 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 ta, dati via tutti, chiusa porticina. I disincarnati aiutano la sciamana o l'altra? La sciamana, Mm. sono anche di disincarnati storici, degli antenati, ecco, direi. Bigliettino, invito quando apriremo il portale aureo a presentarsi se vogliono, se no no. Sciamana e l'altra al cinema vengono? La sciamana sì, l'altra assolutamente no. Ok. E la sciamana viene. Poi, genitori di Melissa.
Mm. Questo non lo so, se è proprio una cosa attuale, come se il padre avesse un'altra persona, oltre alla madre. Cioè, non so se è stato nel Che Melissa passato. sappia, non sa. Perché è Non lo- come se lui, non so come spiegarti, avesse dato appuntamento, capito? Ad un'altra donna, quindi mi viene così. La madre viene? Sì, sì, la madre c'era già, certo, eh, perché lei ritiene assolutamente utile tutto questo. Fratello e sorella. Sì, 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 entrambi, sì. L'ex e il figlio. Ma l'ex sembra quasi con una bottiglia in mano, non so se anche lui aveva problemi di questo genere. Il figlio, assolutamente sì, c'è, però appunto non vicino al padre, Va bene. vicino alla nonna. Causa esoterica, Monica, del blocco lavorativo. Ma mamma mia, in realtà tutto questo che abbiamo detto, no? Lei si è incollata all'interno di questo portone, e neanche se ne è resa conto. Lei si è completamente frenata la vita. In più ci sono questi uomini del tempo che creano proprio degli strani magheggi, diciamo così, sulle sue opportunità lavorative, no? Per cui a volte sembra essere lì lì perché ci sia una buona opportunità, poi loro cosa fanno? All'interno di questa linea temporale infilano un candidato inaspettato, cose del genere, o infilano un pretesto per cui lei non potrà avere quel lavoro, cose così. Eh, e uomini del tempo che lei stessa ha creato comunque. E poi appunto, secondo il suo progetto di vita, lei deve essere in questa situazione in cui non ha soddisfazioni, mh? Ha solamente sofferenza, sofferenza che gli proviene da più ambiti, non solo da quello lavorativo. Poi è vero che lei ha iniziato ad avere problematiche lavorative soprattutto dopo questa relazione difficile con l'ex compagno, ma è perché in questo modo lei ha abbassato tantissime le proprie vibrazioni e ha incrementato maggiormente tutto quanto, quindi le entità eteriche, le entità mentali e ha reso più solido il progetto. Causa esoterica del blocco sentimentale. Um, allora, nella terza dimensione non c'è amore, ok? Noi nella terza dimensione sperimentiamo fondamentalmente l'abbandono, il rifiuto, ehm, le persone che ci voltano le spalle e la falsità, mm, l'inganno. Quindi, come ha raccontato lei, un uomo che si presenta in un modo e poi dopo poco tempo si rivela essere l'esatto opposto. Mm. Questo è il gioco. Nella terza dimensione noi sperimentiamo tutto questo e così lei l'ha fatto fin dalla primissima infanzia. Mm. Lei ha scelto di vivere in una famiglia che nel migliore dei casi l'ha ignorata, non l'ha abbracciata, non l'ha accolta, non le ha dato sicurezza, non le ha dato conferme, l'ha abbandonata a se stessa. E proseguendo ha fatto così con il suo ex compagno. Però c'è anche da dire che
lei lo chiama legame karmico, no? Noi lo chiamiamo invece patto familiare. Mm. Lei di fatto ha fatto un patto familiare con la madre e con questa discendenza femminile in cui le donne trovano o degli uomini completamente inutili, violenti, dediti all'alcol, che di fatto non si prendono nessun tipo di responsabilità dei figli, o uomini proprio completamente assenti, distratti. Sta di fatto che tutto è sulle spalle della donna. Quindi lei ha questa catena familiare pesante. Comunque il patto di fedeltà familiare di questo tipo rientra nella terza dimensione. E nelle sue intenzioni. Mm, 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 mm. Monica, disamore. Chiamalo. Che ridere. Perché? È venuto, no, perché è venuto, vabbè, una figura un po' così, eh. È venuto il ragno violino che suona il violino, una musica veramente fastidiosa, cacofonica, stridente. Sembra che voglia suonare una serenata d'amore, in realtà è veramente inascoltabile, no? Viene da tapparti le orecchie, tremenda. A brivido. Dov'è nella vita di Melissa il disamore? Intanto è verso se stessa. Ci sono molte insicurezze. Mm, 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 lei si sente sempre inferiore agli altri e sente sempre inimicizie intorno. Mm. Quindi lei parte da un disamore verso se stessa e teme proprio che gli altri la possano in qualche modo giudicare, attaccare, ferire. Proprio come se fosse un qualcosa di annidato profondamente nella sua pancia, così come abbiamo visto in eterico questi chiodi profondi, chiodi arrugginiti che infettano. Esistono, Monica, delle vite precedenti che la condizionano, per esempio in questo disamore o anche in altre questioni. Ha anche delle vite precedenti barra parallele molto belle, eh? Mhm. Quali? Questa Vediamole. qui infatti, vediamo quelle belle, perché ti posso dire che quelle brutte sono, per esempio, lei è assolutamente una monaca di clausura, che aveva avuto un bambino, e aveva dovuto rinunciare a quel bambino. E i genitori l'avevano messa, visto che aveva 14 anni, l'avevano messa in questo convento. A lei è rimasto, no? Questa sorta di senso di colpa di questo figlio che gli è stato strappato. È quasi sicuro che questa sarà una vita che eliminerà, stavo per dire eliminerà alla fine della sessione. Mm. Poi, Ce ne sono invece di molto belle. Qua mi fa vedere, per esempio, che è una, direi, sarta, però in realtà anche modellista. Realizza degli abiti molto belli, che sembrano quasi far somigliare le donne a delle farfalle colorate, stupendo, con dei tessuti proprio molto scivolati, molto leggeri, ed è molto apprezzata a livello internazionale. Mm, e in queste due vite, tutte e due, lei è una donna. Poi mi fa vedere un uomo invece che tipo mm, salva i cani in una zona molto fredda. ok. Va bene, va bene, va bene. Quindi queste sono le vite. I punti di fatto sono. È molto agitata Melissa. Melissa continua a muoversi.
agitatissima, Melissa. Stai facendo venire un'ansia. Dov'è l'ansia di Melissa? Lei ne ha tanta, tanta ansia, tanta agitazione, ma perché ha un'energia appunto molto compressa, quindi viene fuori sotto forma di ansia, di paura, eccetera. Ma in realtà, essendo che la sua anima proprio si chiama luce, insomma, ne ha tantissima, di luce, ne ha tantissima di energia. Quindi la sua ansia proprio la vedo anche molto alla gola. Quindi anche la possibilità che lei avrebbe di esprimersi in maniera molto più chiara, molto più naturale, viene compressa. E poi moltissimo appunto nella zona addominale. Come vedi, Melissa, Monica, a quanto vibra? A 1,2? Allora, adesso è come se insomma, si presenta con questo biberon e lo stringe. Ehm, è proprio come se fosse andata a recuperare quella sua parte di infanzia, e intendo proprio fin da quando era neonata, che ha sentito proprio freddo, ecco, freddo emotivo. E adesso vedo che è intorno ai 20 miliardi. Facciamocela questa passeggiata nella sua infanzia. La faccia tenendo per mano anacrostica, vabbè, insomma, hai capito, in maniera anacronisticamente, il suo bambino. Sì. 2 infanzie. L'infanzia di Melissa mi fa vedere come una bambina che si rassegna, nel senso che inizialmente piange per ottenere le attenzioni, no? Per chiamare, e poi è come se non arrivasse nessuno, e allora smette di piangere, però appunto con questo grande vuoto interiore. E si accosta l'infanzia di suo figlio, che invece è dominata molto dalla paura. È come un bambino terrorizzato, che quasi fa fatica a parlare e a esprimersi perché è nel panico. Ha l'anima, bambino? E come? Certo. Perché è una delle 2 che non ricordo più chi, a cui Melissa si è rivolta, ha detto che non aveva l'anima? E Chi gliel'ha suggerita? perché quello è il suo compito purtroppo, di mantenere le persone nelle frequenze basse. E sicuramente la notizia del tu non hai anima, tuo figlio non ha l'anima, è quella che indubbiamente ti fa precipitare tantissimo giù. E lei ha assolto il suo compito, questa operatrice. Bene, continuiamo questo viaggio nell'infanzia. È come se volesse degli abbracci, Melissa, e no, ma non è mai il momento. C'è sempre altro da fare, oppure si ritrova da sola, si ritrova in un clima di tensione, per cui non è il tempo dell'abbraccio. Da chi se li vorrebbe far dare? Dalla mamma o dal papà? Da entrambi, li Mm. vorrebbe da entrambi, ma tanto non c'è mai tempo, non c'è mai l'umore giusto, la Mm. predisposizione giusta, no, insomma, Però un attimo, forse ci stiamo dimenticando una cosa. È tutto virtuale, certo, è un gioco. Quindi se vogliamo, anche la ferita emotiva è un gioco. assolutamente. Quindi siccome è un gioco lo possiamo anche cambiare. Quindi qui, indietro nel tempo, lei cambia e riceve abbracci dal padre e dalla madre. Il padre non ha più così tanto da fare, la madre non ha più le tarehe familiari. Sì, diciamo che ha dovuto creare due ologrammi differenti.
Mm. Adesso Melissa è un po' confusa anche, no? Che tiriamo Mm. fuori gli ologrammi. Ehm, I nostri genitori, che noi ci scegliamo nella terza dimensione, sono degli ologrammi intesi proprio come degli attori che devono fare quel ruolo lì. mm? E sono perfetti in quel loro ruolo. E allora Melissa, per farsi dare gli abbracci, ha creato due ologrammi differenti, con quindi una predisposizione differente. Si sente molto appagata, si sente molto amata, rassicurata, apprezzata, incoraggiata. E lei potrebbe dire: ma non è successo così, è un gioco, state inventando. Ma il risultato qual è? Intanto il gioco non è statico, non è immutabile. Mm. All'interno del gioco noi possiamo sovrapporre, diciamo così, un altro quadro di gioco, dove effettivamente i suoi genitori differiscono per comportamento, Mm. come a dirti un'altra linea temporale. E l'effetto che ha è che lei si sente sicura di se stessa e nel diritto di amare ed essere amata. E poi è un argomento, un discorso questo molto relativo. Non c'è un gioco che vale poiché è successo e un gioco che non vale poiché non è successo, perché se tutto è gioco e basta. Quindi in qualche modo di vero ci sono queste anime che sono sempre nascoste da un aspetto, un personaggio, un fumo. A questo giro la madre di Melissa è una donna, il padre è un uomo, con tutte le loro caratteristiche. Melissa è una donna, ma chissà quante volte sono stati altre cose. Certamente. Qual è la cosa più strana che è stata Melissa? Un energumeno di 2 metri che tagliava le teste e faceva il boia, per Anche esempio. c'è, assolutamente. C'è? Sì. C'è il boia? Ok. La cosa più strana che è stata la madre. Oh, mamma mia. Oh, che brutta questa immagine. È un becchino necrofilo. Vabbè. E il padre. Un uomo praticamente che viveva sottoterra, e nessuno sapeva della sua esistenza ed era una scelta voluta. E quindi, di che stiamo a parlare? Di giochi, di spettacoli, di teatro shakespeariano, di costumi, così come sono avvenuti, tra virgolette, possono cambiare, tra virgolette. E disamore perde dis. Cluster. Come se ci fossero tanti manifesti di quelli di un tempo del cinema, locandine del cinema, tutte però film pesanti, horror, drammatici. Mhm. Melissa stessa li guarda e sente proprio un senso di pesantezza. Ma possibile che io mi debba riservare solamente questo tipo di clima nella vita? Di paura, di inadeguatezza, di lacrime, di rifiuto? Volendo sì, se lei lo vuole. Eh sì. Lo vuole? No, ha proprio del disappunto nel guardare queste locandine, come se si fosse un po' stufata di farsi così tanto male. Ok. Magari si potrebbe chiedere, ma è il mio destino, me l'hanno detto i siriani, me l'hanno detto gli angeli, io non posso, il karma me l'ha detto.
E invece no, tutto dipende dal suo intento, dal suo desiderio, mosso da un'alta consapevolezza. Sai, il suo istinto sarebbe di scavare per creare il portale definitivo, facendosi un grande mazzo, È la facendosi male roccia. alle mani, alle unghie, sì, certo. Poi però è come se lei, appena iniziato, si ravvedesse, anche come se fosse il figlio che l'abbia stoppata, sai? L'ha guardata e gli ha dato come una specie di intuizione magica, un'iniziativa magica. Mm. E vedo che sposta gli occhi, perché così lui è molto visivo, utilizza molto gli occhi, no? E gli fa vedere che può creare questo portale definitivo come un buco all'interno del cielo. Lei, che ha una buona intesa con il figlio, accoglie questo suggerimento e fa proprio questo specie di, sì, di foro nel cielo e butta lì tutte queste locandine terrorifiche. L'ha fatto? Mm-mm. Cosa mette qua come sua creazione nuova? Se quando butti giù una casa, crei poi una casa, no? Mm. Lei ha buttato giù la sua catapecchia di patti contratti. Qua ho voluto creare un ad eternum che ricorda molto l'infanzia. E perché vedo diversi ciucci, diversi pupazzetti rosa che vorticano nell'aria con una grande forza. E sento proprio un'energia di tenerezza, di accudimento, che è quello poi che lei non ha ricevuto, ma che è come se si stesse regalando qui. Mi fa vedere come lei ha creato il portale definitivo nel cielo, però allo stesso tempo ha i piedi poggiati a terra ed è la madre terra che la aiuta insieme a suo figlio a creare questo ad eternum di amore per lei che era bambina Mhm. e per la bambina che lei ancora ha dentro di sé. L'avatar è degno di nota? L'avatar è come se fosse quasi un macigno irremovibile. Beh, allora lo lasciamo lì. Come facciamo? Bravo, come si fa? Eh, vuoi spostare una montagna? Chi ti credi di essere, Monica? Chi si crede di essere, Melissa? Melissa, è come se stesse facendo una danza ritmica, perché adesso la vedo con la bacchetta e attaccata c'è il nastro e vedo che con questo nastro crea proprio un movimento energetico molto forte che riesce a spostare la montagna. La bellezza e la leggerezza di Melissa che si muove con questo nastro riesce a spostare questa montagna così pesante e così apparentemente fissa, immobile. E la sposta dentro il portale definitivo e continua a danzare leggera e grazie al movimento di questa danza e del nastro che volteggia nell'aria crea l'ad eternum. Ottimo. Vibrazione, Monica. 150 miliardi. Ok. Consapevolezza. 156, Per cento PS. 48, Vite.
1819. Cervello, quindi corrispondente alle capacità medianiche. 9,2. Quali sono le capacità medianiche che adesso Melissa è in grado di esplicitare? Allora, ci va ancora un po' di tempo perché lei si liberi delle proprie insicurezze, dei propri complessi, però lei è fortemente empatica e per me una delle capacità medianiche è proprio riuscire a comprendere il campo energetico. Non è detto che lei lo veda, che lei veda Laura, ok? Ma il campo energetico delle persone e lei questo è in grado di farlo. Ottimo. Suscettibilità ipnotica. 48. 3D. 43. Quindi diminuita vivacità animica. 64. Scusa, quanto? 64. Ok, ci sono ancora gli impianti, le entità eteriche e le entità mentali. No, ho ripulito tutto. C'è ancora pace interna in terra agli uomini di buona volontà, il progetto? No. Va bene. Messaggio della mamma a Melissa. Sei una brava ragazza, una donna forte e sono contenta che tu abbia ascoltato i miei consigli. Il nostro rapporto può diventare più caldo. Del padre. Ci sono degli obblighi, dei compiti che portano gli uomini lontano dalla famiglia. Ciò non significa eh, che intacchino l'affetto. E io non so dimostrare il mio affetto. Del figlio. Sentiamo la voce del figlio. Sospetto autistico. Mamma, credi sempre in me, non smettere di credere in me, nella magia e nell'evoluzione. Messaggio di Melissa al figlio. Sei il mio cuore. Messaggio di Melissa a se stessa. Smetto di guardarmi con gli occhi del disamore, con gli occhi dei nemici. Mi guardo con gli occhi dell'amore. Mi guardo con gli occhi della verità. Messaggio di Melissa all'amore. Sono qui per te, e cioè sono qui per me. Ti vivo completamente. Messaggio, se c'è, di Melissa al disamore, considerando che non c'è più. Sì, addio. A dire. Mm. Così se io ti chiedo cosa sta, per cosa stanno DIS, quello che trasformava l'amore in disamore, che ti viene? Eh, sì, concetto di morte nella maniera però sbagliata di morte, ok? Di distruzione. Distruzione. Ok, l'ex sciamana che fa nel cinema?
Contenta di aver partecipato, non so, la vedo anche umile che ha appreso nuove cose. Come vedi, Melissa, Monica? Molto scombussolata, ehm, Pulita? frastornata, pulita sicuramente, e vibrante. La vedi dipendente da entità che la aiutano? No, la vedo alla ricerca di se stessa, nella conoscenza di se stessa. Beh, le abbiamo tolto delle entità che la aiutavano, abbiamo fatto una cavolata. La aiutavano. Adesso non voglio confonderle le idee, in un certo senso sì, le entità ci aiutano sempre, ma non nel senso che ci aiutano perché noi da soli non ce la facciamo, ok? Ci aiutano nel senso che ci fanno scoprire la nostra essenza infinita e potentissima, perché le abbiamo create noi le entità. Certo. Sì. Immagine finale, qualunque, quella che vedi. E lei è seduta su una pietra azzurra molto grande, sente proprio di assorbire questo potere cristallino ed è lì con il suo bambino che scherza, che gioca, ridono insieme. Va bene, abbiamo finito.